Oggi con Carlo piantiamo porri, insalate invernali, radicchie e qualche finocchio. Ciao amici del bosco, sono un po' in ritardo per il mio orto invernale, per fortuna che è venuto a trovarmi Carlo, che anche mi ha promesso che mi darà veramente una mano importante per tutto l'anno. Abbiamo appena preso un nubifragio sulla testa. Per fortuna che l'aiuola da lavorare l'avevamo coperta e quindi riusciamo ad andare avanti col lavoro. Ha piovuto tantissimo, infatti adesso vi faccio vedere, l'orto è tutto bagnato. Qui avevo messo un bello strato di cartoni, per fortuna che Filippo me li aveva procurati, e guardate, la terra è in tempera e possiamo lavorarla. È bastato il cartone per mantenere asciuttissimo il terreno, quindi ora al volo bisogna fare il lavoro che avremmo dovuto iniziare stamani alle 8. Questa è l'aiuola vicina che invece si è presa tutta l'acqua, guardate che fango, così non sarebbe stato possibile fare niente. Adesso sistemiamo tutta l'aiuola, compresi i sentieri, diserbiamo, passiamo la grelinette, creiamo un tappeto omogeneo, faremo anche una bella pacciamatura e mettiamo le nostre piante. E l'ultimo cocomero ce lo portiamo a casa per pranzo. Oh no! Stava passando, ho aspettato troppo. Aspetta il giorno giusto. Prendilo, hai preso il cocomero? No, ancora l'ho preso. È tutto mestiere che entra, Franci. Tutto mestiere. E qui allora andiamo a mettere adesso 200 porri, 100 insalate, una trentina di finocchi e poi vediamo un po' se ci avanza spazio. Vieni! Vieni! Io sono sicura che faccio tutto questo. Vabbè, se viene storto non succede niente di grave. Faccio come il mio babbo. Io ho sempre lavorato. Ora di più però. Ora si comincia a fare sul serio. A tempo pieno. Quando hai chiarito quali sono le cose da fare, dopo è molto più semplice perché non devi stare impazzito Dio che foggi, che è la più grossa perdita di tempo di tutti gli orticoltori. Filippo, basta con le riprese. Adesso devi andare a prendere le piantine. Altrimenti che ci mettiamo qua? Allora, Mister. io sono 48. Terra ricchio rosso a palla, panni zucchero. Porro no. Porro purtroppo non me l'hanno mandato. 14, 16 per 6, 16 e 20. Facciamo in modo che non si sciupi niente. Ciao. Ciao. Vado a prendere i porri. Dai, che ancora non hai trovati. Questa è la gramigna qui ha attecchito bene. Non c'è bisogno tante volte di fare le azioni giuste perché è la tecnica corretta, ci vuole quel seme preciso, quella cosa lì. Cioè a volte anche solo dedicare attenzione fa modificare quelle che sono le condizioni del terreno, sia dal punto di vista fisico ma anche dal punto di vista energetico. Le variabili sono veramente talmente tante che a saperle tutte. Cioè il semplice camminare sullo stesso sentiero comunque seleziona, a causa del compattamento del terreno, le erbe che ti nascono, che quindi poi non si riseminano, magari ne viene su altre. Camminare nell'orto è una delle attività a cui si dedica sempre troppo poco tempo, ma invece dovremmo dedicargliene molto di più. E io sto preparando il compost perché adesso appena abbiamo la terra pulita ci mettiamo sopra il compost per fertilizzarla un po'. Questo è il mio compost autoprodotto e lo sto vagliando. Sistema molto artigianale ma molto efficiente per vagliarlo. La cassetta della frutta. Questo è il mio compost pronto che ora mettiamo a terra. Qui stiamo scavando due solchi ai lati della striscia coltivata che servono ad individuare lo spazio, ovvero da un punto di vista visivo chiariscono dov'è la striscia coltivata e dov'è il sentiero. Da un punto di vista pratico ci permettono, se tagliamo l'erba col decespugliatore, di usare il solco come diciamo battiscopa, in cui andiamo a picchiare col decespugliatore senza rischiare di rovinare le piante, ma ci servono anche perché, soprattutto con la gramigna che si sviluppa per radici sotterranee, riusciamo a interrompere la crescita della gramigna semplicemente lavorando sul solco
ovvero le piante che vengano dal sentiero e che cercano di entrare nella striscia coltivata, noi riusciamo a tagliarle e a estirparle direttamente da lì. Un margine che possiamo valorizzare per certi versi anche per la raccolta dell'umidità, perché comunque è un luogo dove andrà a accumularsi materia organica e umidità, quindi microrganismi e quindi inoculi per tutti i processi biologici che ci interessano. Si integra il compost, si spiana un po' il terreno, si cerca di togliere quelle che sono le zolle più grandi, si affina, cioè il tipico affinamento che in agricoltura convenzionale viene fatto con la motozappa. Mentre Carlo passa all'areatore, io dietro devo rompere le zolle più grandi in modo che la terra rimanga fina e risistemo anche il solchetto che lui ha creato nel caso che ci sia andata troppa terra. Quindi in 2 dovremmo andare spediti per tutti e 20 metri. Ultimo passaggio, facciamo un po' di livello di piano di campagna. Il terreno è pronto, adesso lo copriamo ma proprio provvisoriamente perché dobbiamo andare a pranzo, non vorrei che piovesse di nuovo, quindi lo copriamo per il tempo che stiamo via, torniamo e piantiamo tutto. Penso una quarantina di minuti si deve essere finito tutto. Evviva! E guarda che tocco di classe, il girasole l'abbiamo salvato, è nato spontaneamente nel vialetto e ci farà compagnia ancora per un po'. Ora cominceremo a trapiantare dalla parte finale della nostra aiuola perché ci vanno i porri, che sono la prima urgenza. Prepareremo dei solchi e pianteremo il porro all'interno del solco. Cercheremo di fare il lavoro il più veloce possibile. Man mano che ci avviciniamo all'inizio della striscia, pianteremo le piante che hanno un tempo di crescita più breve. Se arriviamo in primavera prossima e abbiamo bisogno di un pezzettino di terra libera per una semina o qualcosa del genere, possiamo iniziare direttamente dall'inizio della striscia, quindi dalla parte più vicina al rubinetto dell'acqua, e in caso fare una piantumazione e poter attaccare un tubo di irrigazione magari più corto, però poter innaffiare tranquillamente, avendo poi i porri che vanno avanti a lungo fino alla primavera prossima nella parte finale della striscia dove non ci disturbano e potremo continuare a coglierli tranquillamente. I primi solchi sono per i porri, ne dobbiamo fare 4 nell'aiuola di 80 cm. Le metti e gli dai una rincalzatina così, di modo di che stiano un pochino ritti, in questo modo. Quando poi si è fatta sta fila, io passo e poi Quindi creando il secondo solco vai a mettere... rincalzo il primo. Metteremo 50 porri per fila, per un totale di 200. Sono molto contenta dell'aiuto di Carlo, mi sta dando delle dritte che mi aiutano a fare molto più veloce. Sto facendo gli esercizi di equilibrio, vedi? I porri non si butta via niente, siamo abituati a consumare soltanto una parte, quella più chiara, più tenera, centrale, in basso, invece si possono mangiare tutte le foglie e tutto quanto, insomma, il porro, e volendo anche le radici sarebbero buone. Appartengono alla famiglia delle liliacee, come la cipolla, come l'aglio, lo scalogno, e è una coltura che è molto redditizia, ma soprattutto resta molto a lungo nel suolo, e consideriamo che se lo piantiamo tra il periodo che va da luglio a fine agosto, primi settembre, riusciamo comunque a portarla avanti fino a quasi la primavera dell'anno successivo, ed è un prodotto molto buono, che ha in realtà bisogno di poche cure, teme un po' la mosca, comunque facile da gestire e difficilmente si hanno dei danni troppo elevati. È una coltura basilare che secondo me non dovrebbe mai mancare in nessun orto. Qui da una parte, stando sull'altro lato, rincalzate su questo lato di qua e levate questa erba che viene da qui, e vi ritrovate praticamente con 4 montagnoline dove ci sono porri, tra le quali ci saranno 4 solchetti che avete scavato con la zappa. Andiamo con l'insalata.
non so che cosa c'è da aspettarsi, nel senso, in una situazione normale non c'è bisogno di fargli niente, al limite di poi le valli di cotiledoni e via. In una situazione in cui dovesse arrivare il caldo si potrebbe anche fare così, non sarebbe sbagliato per niente, però non ci si aspetta una situazione da caldo, quindi le foglie li si lasciano e pianti, metti giù più di quanto vorresti, tiri su e schiacci reggendola sui lati. Ok, ritirando. Non devi interrare oltre alla parte verde. Così la interri tanto, no? Okay, Poi la tiri un pochino su e blocco. e compatti su lati. Metaiola è dedicata alle insalate che adesso sto mettendo il più velocemente possibile. In questa parte dell'orto farò anche un po' di pacciamatura, non tanta perché queste sono destinate a crescere un bel po' e quindi di fatto coprono loro tutto il terreno, sono autopacciamanti. Invece i porri non li pacciamiamo per adesso perché li dobbiamo zappettare. Quando cresceranno le erbe spontanee e ci vorrà poco perché in questo periodo cresce tutto, daremo una zappettatina, li rincalzeremo, poi a quel punto potremo anche pacciamarli. Ciao Carlo, grazie! Spero che questo orto invernale vi sia piaciuto, sono arrivata un po' in extremis, ma insomma sono riuscita a fare un bel lavoro, mi manca di annaffiare. Grazie a tutti, ci vediamo al prossimo video, un bel like, ciao!